Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi una recensione difficilissima per la tanto attesa Nespresso Vertuo, il nuovo sistema di capsule Nespresso che finalmente arriva in Italia e andremo a fare e a toglierci un po' quella curiosità che tutti avevamo avendo visto il racconto di Nespresso di come questa capsula totalmente nuova sia totalmente diversa nel modo di estrarre e di produrre il caffè. Andiamoci a togliere la curiosità di come funziona questa macchina. Vi preannuncio che è stata una recensione molto difficile e provarla con il nostro concetto di espresso all'italiana è stato veramente difficile. Va ripensato totalmente il modo di fare l'espresso, è veramente un'altra cosa e quindi sono contentissimo di parlarvene perché veramente chi compra questa macchina pensando di fare un'espresso all'italiana rimarrà totalmente deluso e andiamo a vedere perché. Prima di iniziare, come sempre, chi mi conosce, chi segue il mio canale e vede ogni video che pubblico settimanalmente, oggi andrò a premiare uno di voi che è iscritto al canale, commenta i miei video e interagisce con me e questo mi fa molto piacere. Quindi oggi premierò Enrico Sereno. Quindi Enrico, se stai vedendo i miei video, scrivimi nella mail che trovi in descrizione. Come sapete vi omaggio volentieri del caffè, mi dite che macchinetta avete, vi farò degustare dei caffè che io ricevo magari dalle aziende o che io compro per le mie curiosità e ve lo invio molto volentieri. Quindi Enrico, se stai seguendo questo video, scrivimi nella mail, scrivimi il tuo indirizzo e ti recapiterò un piccolo e spero gradito omaggio. Bene, parliamo ora di questa Nespresso Vertuo. Se guardate un po' di TV, se guardate artisti in città, se siete capitati nei negozi Nespresso, tutto in questo momento parla di Nespresso Vertuo, che non è altro che questa capsula totalmente nuova, chiamata Vertuo appunto per la forma e per il sistema centrifusion che fa sì che la capsula rotei e crei un caffè molto particolare con tantissima schiuma. Si parla tantissimo di questo sistema rivoluzionario e ovviamente Nespresso sono i leader per quanto riguarda il marketing, l'idea innovativa e di come raccontarla e quindi siamo tutti incuriositi e io per primo lo ero prima di averla provata. Ma parliamo un attimo in generale di queste macchine. Le macchine attualmente in commercio nel mercato italiano sono la Vertuo C e la Vertuo D. La Vertuo Plus C è una macchina simile a questa che veramente si distingue solo per la forma e per i colori. Io non ho trovato nella scheda tecnica altre differenze. Questa invece è la Vertuo Plus D. Esistono sia per la Plus C che per la Plus D due versioni, una chiamata Deluxe e una normale. Io sinceramente dal sito non sono riuscito a trovare differenze. L'unica differenza che ho trovato è la grandezza del serbatoio. Questa qui, la versione normale, è da 1.2 litri, mentre la versione Deluxe è da 1.8 litri. Devo dire la verità, tiriamo le orecchie subito da Nespresso. Purtroppo il sito, da quando è stato annunciato in Italia il lancio di Vertuo, è stato aggiornato a giorni alterni, tant'è che ho trovato spesso informazioni discordanti all'interno dello stesso sito ufficiale Nespresso. Addirittura prima si parlava di un assorbimento di 3500 watt, che ovviamente sembrava una cosa impossibile perché più di quello che noi comunemente abbiamo in casa. Poi è stato corretto, è stato passato a 1260 watt, non si capiscono bene le differenze tra le macchine, quindi diciamo che in questo momento Nespresso ha lanciato sicuramente la sua rivoluzione, però sul sito, dobbiamo dire la verità, c'è qualcosa ancora da sistemare. Io ho preso quindi la versione normale, la Plus D semplicemente perché mi piaceva di provare questa col colore rosso, è l'unico modello che è disponibile in colore rosso. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche come sempre di questa macchina. Partiamo dal contenuto della confezione. La confezione include la macchinetta Vertuo e come sempre caratteristica di Nespresso questo fantastico cofanetto con alcune miscele, tra queste descritte, e ovviamente le capsule assaggio. Adesso qualcuno mancano perché ovviamente le utilizzate. Parliamo delle caratteristiche della macchinetta. La macchinetta ha un voltaggio di 1260 watt, o almeno questo è quello che porta attualmente il sito, che sicuramente è il dato più giusto. Ha una lunghezza cavo di soli 70 cm, inoltre ha una dimensione di 14 di larghezza, 32 di profondità e 42 in altezza. Probabilmente il 42 è considerato tenendo la macchina aperta. Per quanto riguarda il peso, la macchina pesa 4,6 kg, è abbastanza come peso, e inoltre il serbatoio può essere di 1,2 litri come in questo caso, oppure per la versione Plus il serbatoio è più grande da 1,8 litri. Vi faccio vedere una caratteristica carina che è la possibilità di spostare il serbatoio. Il serbatoio può ruotare e questo è molto comodo, magari se si ha qualche particolare esigenza di spazio in cucina, il serbatoio può essere messo nella posizione più comoda, oppure come piace a me, che piacciono i serbatoi a vista e trasparenti, può essere messo in maniera tale che si veda quanta acqua rimane e come sempre vi dico non fate andare la macchina senza acqua perché questo danneggerà la pompa che se pescare invece che acqua c'è il rischio si rompa. Passiamo ora a quello che è il cuore di questa macchina. Innanzitutto avete già visto come è tutto automatica sotto il profilo dell'apertura, quindi basta toccare all'insù questa piccola leva e la macchina in automatico si solleva.
All'interno è totalmente diversa dalle macchine di cui siamo abituati. C'è un contenitore per queste capsule Vertuo che hanno questa forma molto particolare, su cui andiamo a inserire la capsula che va in una posizione obbligata e molto facile da centrare, e poi la macchina, premendo questo tasto al contrario verso giù, va a chiudere lo sportellino che già va a bucare la capsula al centro. Come potete vedere, la macchina quindi ha questa parte centrale che andrà a roteare, che è appunto la caratteristica di questo sistema Vertuo, che fa sì che con questa centrifuga produca tanta schiuma, che è proprio l'elemento caratterizzante di Vertuo. Quindi caratteristica di questo sistema sono queste capsule che hanno un codice a barre e la macchina riconosce. La macchina, riconoscendo il codice a barre, capisce la dimensione della capsula e che bevanda è, e quindi va a regolare la giusta temperatura, la giusta lunghezza di erogazione, e teoricamente quindi è un sistema tutto automatico che permette la migliore estrazione possibile in base appunto a ogni miscela che caratterizza la capsula. Questo, come dicevo nell'altro video, ovviamente fa fuori le compatibili, perché è un sistema nuovo e brevettato, e per gli altri produttori scaduto il brevetto sarà difficile replicare un sistema in cui va creato anche un codice barre da stampare sulla capsula, e quel codice barre farà sì che la macchina riconoscerà la lunghezza e la temperatura da erogare. Tutti i parametri che ovviamente fanno sì che Nespresso si sia portata oltre il gioco del mercato delle compatibili, e che quindi si sia posta in un'altra posizione per distanziare i concorrenti. Quindi, come vedete, le capsule hanno dimensioni diverse, perché si va dall'espresso, che viene erogato in una maniera automatica a 40 ml, fino a una grande tazza che loro chiamano alto da 414 ml. Prima di andare a testare la macchina e fare le erogazioni, parliamo ancora un attimino dell'aspetto esteriore. Come potete vedere, accanto a una Frog le dimensioni sono abbastanza importanti. Se siete abituati alle Nespresso Original, quelle della Inizia, delle Senza Mini, questo è un tutt'altro ingombro. È un tutt'altro ingombro che però fa sì che la macchina sia abbastanza pratica, sia per quanto riguarda la rimozione del raccoglitore dell'acqua, che non è comodissimo da agganciare ma non è neanche faticoso, e invece è comodo il cassetto che contiene le capsule esauste, è molto comodo da rimuovere, e anche il serbatoio è stato fatto in una maniera che sia molto facile da rimuovere, riempire e pulire. Quindi su questo un plauso a Nespresso. Il raccoglitore delle capsule esauste può contenere fino a 10 capsule grandi, ovviamente poi dipende da quale caffè si è solito erogare, ovviamente la capacità potrebbe variare e anche aumentare se fate solo invece espressi, che è la capsula più piccola. Ok, andiamo adesso a vedere il funzionamento della macchina. La macchina, anche già toccando questa leva, si va a accendere. Quando si accende c'è questo cerchio che inizierà a lampeggiare, che si fermerà quando la macchina è a temperatura. Adesso facciamo il nostro solito test per vedere in quanto tempo la macchina è pronta. Ok, la macchina è divenuta pronta in poco più di 20 secondi, quindi come sempre Nespresso è velocissima ad andare in temperatura ed essere pronta per il primo caffè. Prima di iniziare con le erogazioni è inutile fare la prova della mia tazza cappuccino, perché come potete vedere lo spazio è tantissimo, d'altronde questa è una macchina che deve essere pronta anche a erogare 400 ml, come vi dicevo, per le bevande alto, che loro chiamano alto perché sono quelle più lunghe, e quindi io adesso non ho neanche una tazza, perché quello stile di bevanda di caffè così lungo non è il mio stile, non ero pronto per avere una tazza trasparente e farvi vedere l'erogazione. Ho dovuto prendere un barattolo, e questo ci fa un attimino riflettere come questa macchina, che solo adesso arriva in Italia e invece già da tanti anni sugli altri mercati in cui Nespresso è presente, dimostra come l'espresso all'italiana non sia il suo core business, chiamiamolo così. Questa macchina è pensata soprattutto per delle bevande molto, molto lunghe, quali appunto i mug di espresso americano, oppure appunto bevande di caffè da degustare in uno stile proprio del nord Europa, oppure appunto dell'America. A testimonianza di questo che vi sto raccontando, se voi andate sul sito e vedete le 29 miscele attualmente disponibili per questa macchina, quindi le miscele Vertuo, solo 4 sono degli espresso corti da 40 ml. Questo a testimoniare come il segmento dell'espresso all'italiana sia per Nespresso poco interessante sotto il profilo di questa macchina. Probabilmente chi vuole rimanere in espresso all'italiana va bene a comprare le Nespresso classiche, quelle cosiddette original, che sono caratterizzate appunto dalle macchine che trovate recensioni sul mio canale, quale l'Essenza Mini o l'Inizia. Quindi probabilmente già possiamo arrivare a una conclusione: chiama l'espresso all'italiana, può tranquillamente restare sulle vecchie Nespresso capsule, quelle piccole con circa 5 grammi di caffè, senza arrivare a queste Vertuo così grandi, che sono più adatte a un altro tipo di bevanda, un altro tipo di caffè, che si fa fatica a pensare che sia l'espresso all'italiana. Per quanto riguarda il funzionamento della macchina, quindi andiamo a fare un caffè di prova. La macchina è già pronta, andiamo a sollevare premendo il tasto
di sollevamento, andiamo a inserire la capsula, andiamo a richiudere premendo sempre in automatico e andiamo a erogare questo caffè che ho inserito, che avete visto non era né la capsula più piccola né quella grande. Basta premere il tasto e la macchina si avvia in automatico, farà un rumore molto particolare, a me ricorda la lavatrice, sentitelo e vedete se anche a voi fa pensare alla stessa cosa. Sentite roteare. Si sente un odore molto aromatico, sicuramente in questo caffè c'è una forte prevalenza di arabica, è un po' un gusto, come dico io sempre, molto nordico, molto di caffè da degustare in un pomeriggio, infatti guardate anche la lunghezza di come sta venendo, sentite le rotazioni che aumentano. L'erogazione è finita, adesso sta svuotando la capsula dall'acqua contenuta nella capsula e poi quando solleveremo lo sportellino la spegneranno in automatico nel cassetto raccogli capsule. Come potete vedere è venuta una grandissima schiuma, una tazza molto grande, qui staremo sui 200 credo ml. E adesso finito togliamo la capsula, cade in automatico dietro e eccoci qua. Una cosa che vi vorrei far notare, e purtroppo voi sapete la mia fissa sulla pulizia, su come la macchina deve essere pulita, non è facilmente pulibile. Infatti adesso qui si vedono dei residui di caffè, sia in gocce di caffè esausto, sia in un po' di polvere intorno a questo gruppo centrale in ruota. È veramente difficile da pulire, l'unica cosa che si può fare è la pulizia automatica che rientra nelle funzioni che adesso vi andrò a raccontare. Su questo fatto delle funzioni, purtroppo con quelle macchine bisogna leggere le istruzioni per capirla, perché appunto avendo pochi tasti è vero che fa tutto in automatico, ma se vogliamo fargli fare qualcosa di diverso dobbiamo leggere le istruzioni e capire come fare. Adesso proverò a spiegarvelo. Allora, innanzitutto per spegnerla la macchina si spegne in automatico dopo 9 minuti. Se volete spegnerla prima bisogna tenere premuto verso il basso questa leva per 3 secondi e vedrete la luce qui sopra spegnersi. Ecco, la macchina si è spenta. Quindi la prima funzione è lo spegnimento manuale, per non sprecare energia potete spegnerla come vi ho mostrato. L'altra cosa che si può fare è come le vecchie Nespresso, quali la Inizio o l'Essenza Mini, è regolare la lunghezza. Ovvero, se è vero che questa capsula di espresso è di 40 ml e in automatico viene riconosciuta grazie al codice a barre, è vero pure che si può configurare una lunghezza di estrazione per questo tipo di capsula manualmente. Basterà inserire la capsula all'interno, chiudere lo scompartimento e invece che premere il tasto e lasciarlo erogare in automatico, tenere premuto il tasto. Una volta raggiunta la lunghezza predefinita, il sistema memorizzerà che quel tipo di capsula o quel codice a barre andrà erogata alla lunghezza predefinita che voi avrete impostato in quel momento. Un'altra cosa importante è la prima accensione della macchina. Alla prima accensione della macchina vi consiglio di fare la pulizia. Come si effettua la pulizia della macchina in automatico? Questa pulizia, soprattutto nel caso di prima accensione, può durare tra 2 e 5 minuti, quindi non vi preoccupate. Innanzitutto riempire il serbatoio di almeno 1 litro d'acqua, perché circa 800 ml verranno utilizzati per questa pulizia. Questa pulizia è utile sia come prima accensione, ma sia, come vi dicevo, per pulire la macchina, perché non ci sono tanti modi per pulirla manualmente, quindi la cosa più facile è pulirla in automatico con questa procedura che adesso vi spiego. Ok, vi faccio vedere le funzioni speciali e come si attivano. Basta premere il tasto superiore e la leva verso giù per 3 secondi contemporaneamente. Ok, una volta entrati nella modalità speciale, che è l'arancione fisso di questa luce sulla parte superiore, ci sono 3 funzioni che si possono attivare. Uno è la decalcificazione. Innanzitutto, per quanto riguarda la decalcificazione, vi invito a guardare il video fatto sulla decalcificazione. Sia questa macchina che tutte le macchine di caffè hanno una procedura di decalcificazione molto importante da fare e da fare molto spesso. Nespresso consiglio di utilizzare i loro prodotti, perché ovviamente hanno anche il decalcificante nella loro linea prodotti, ma secondo me va bene qualsiasi buon decalcificante. Io vi posso consigliare questo, trovate il link in descrizione, perché è un qualcosa che ho provato ed è un'ottima funzione sia per la pulizia della macchina sia per la decalcificazione. Ma va bene anche i rimedi, anche quelli naturali, che vi ho consigliato nel video sulla decalcificazione. Quindi una modalità, una funzione che si può attivare premendo una volta verso giù la leva e poi il tasto di erogazione. La macchina inizierà l'erogazione della decalcificazione, in cui appunto andrà a fare
tutto il serbatoio contenente anche il certificante attraverso la macchina e poi ricordate sempre di fare 2 serbatoi di pulizia. Poi loro consigliano di non utilizzare la macchina per 10 minuti e vi lampeggerà anche verde rosso per dire che per 10 minuti dopo la decalcificazione non andrebbe usata. Un'altra modalità attivabile sempre quando il tasto è nella modalità arancione, quindi nella modalità speciale, è quella di premere 2 volte verso il basso la leva e entrare in una modalità pulizia che loro consigliano di fare anche quando poi si riporrà la macchina in un periodo di non utilizzo. Quindi loro consigliano di fare una pulizia che prevede la premuta di 2 volte verso il basso della leva e poi l'erogazione, quindi la macchina si andrà a pulire roteando la parte centrale contenente la capsula e facendo un'erogazione di acqua. Questa è l'unica pulizia che si può fare. Come vi dicevo, io sono un po' fissato per la pulizia, il fatto di non poter tirare fuori le componenti e pulirle per bene non è un qualcosa che mi fa impazzire. Premere invece 3 volte, sempre dalla modalità speciale, farà sì che la macchina tornerà al reset di fabbrica in cui tutte le impostazioni manuali che abbiamo fatto, come ad esempio la configurazione delle lunghezze di caffè preferite, verranno resettate e la macchina tornerà appunto ai valori di fabbrica. Adesso andiamo a testare un'erogazione di un caffè classico espresso e andiamo a monitorarne anche le temperature, quindi andiamo a vedere come viene un espresso. Il risultato è stato 73,8 gradi. Devo dire che è un buon risultato anche considerando la quantità di estrazione. Avete visto com'è particolare questa estrazione, quanta schiuma fa. Quindi 73,8 è un'ottima temperatura, è veramente un caffè molto caldo e su questo veramente nulla da dire. Sul discorso di questa erogazione valutatela voi, è venuto un qualcosa che è una bevanda molto lunga, un caffè stile americano con tantissima schiuma. Quindi a chi si rivolge questa macchina, sicuramente a chi ama la schiuma. Attenzione al discorso schiuma e crema, qui vorremmo aprire una discussione che dura fino a domani. Se consideriamo la crema corposa e l'espresso all'italiana, no, non è questa. Se consideriamo una schiuma molto voluminosa, sicuramente questa è una schiuma molto voluminosa. Per darvi un'idea, io che l'ho assaggiata e che magari devo cercare di trasferire a voi che state a casa e non avete avuto modo di assaggiarla, è una schiuma simile a quelle del cappuccino, è molto vaporosa, al contatto si sgonfia, è veramente quella sensazione di un cappuccino molto, molto voluminoso, molto vaporoso. Qui è una questione di gusti, cioè sicuramente a chi piace la crema dell'espresso italiano non è questo, a chi piace molto il cappuccino schiumato si assomiglia molto di più al cappuccino schiumato. Per quanto riguarda le miscele che ho assaggiato, non entro troppo nel merito, come sapete per me il caffè è una questione di gusti. Ho notato delle forti presenze di arabica, quindi sono tutte miscele molto odorose, sono dei caffè che quasi chiamerei appunto delle bevande da degustare, da tenere lì accanto mentre si studia, mentre si fa una bella pausa tè o pausa caffè, e sono bevande molto particolari, veramente distanti dal classico espresso all'italiana. Ora andiamo a fare l'espresso, andiamo a provare il diavolito con un'intensità molto forte, tra le più forti per l'espresso. Andiamo anche qui a vedere il risultato in tazza e lo faremo erogare in automatico così da poter misurare la lunghezza grazie alla nostra tazzina. Andiamo a espellere la capsula precedente, mettiamo questa dell'espresso all'italiana e andiamo a erogare. Come vedete fa questa pre-infusione, poi inizia a girare la capsula e quindi anche la tempistica è un po' più lunga rispetto alle erogazioni tradizionali. Perfetto, l'estrazione è finita, adesso con questo vortice vado a ruotare la capsula e l'acqua che è rimasta inglobata dentro. Riprendo anche una capsula esausta per farvi vedere come lavora. La capsula viene bucata al centro e anche ai lati è dove esce poi il caffè. Ed ecco l'espresso
Vertuo, il classico all'italiana, potete vederlo da vicino, come avete visto ha fatto tantissima schiuma che si sta un po' sgonfiando. Bene, lo assaggio anche volentieri. Bene, non esprimo il mio giudizio, lo esprimerete voi andando nei punti Nespresso dove lo potete assaggiare. Ma quanto costano queste nuove capsule Vertuo? Allora, innanzitutto come abbiamo detto si trovano solo originali perché il sistema è brevettato e appunto si trova solo originale Nespresso e vale dai 43 centesimi per le capsule più economiche fino ai 69 centesimi, soprattutto per quelle grandi che fanno l'estrazione in tazza da addirittura 400 ml, che adesso vi mostro quanto sono grazie appunto a questo barattolo, perché come dicevo non ho trovato una tazza sufficientemente capiente. Quanto costa invece questa macchina? Questa macchina costa circa 150 euro. Ho visto che già si trova in super offerte sotto costo, soprattutto su Amazon, perché il sito Nespresso ha dei prezzi bloccati tra 149 e 169 a seconda del modello, se è normale o deluxe. Su Amazon l'ho vista addirittura in offerta scontatissima a 99 euro, quindi 99 euro inizia a essere un prezzo ragionevole. A 149 euro è c'è questa tecnologia che sicuramente è costosa, sicuramente la novità, però a 149 euro inizia a essere un prezzo abbastanza importante. E andiamo adesso a tirare le conclusioni e poi vi lascio in fondo al video un'erogazione di una tazza da 400 ml, così vedete come esce. Tiriamo le conclusioni. Innanzitutto, per chi è questa macchina e quali sono i prodotti di questa macchina. Innanzitutto una macchina unica, per chi è adatta tantissimo per chi ama il caffè schiumato, per chi ama i caffè molto lunghi, per chi ama i caffè all'americana da accompagnarsi accanto al proprio lavoro, accanto al proprio studio per tutto il pomeriggio, e per queste persone questa macchina è unica, è in più affiancata da tutta la capacità di Nespresso di creare tutte queste miscele particolari con cui uno si può sbizzarrire. È vero anche che un effetto dura un po' poco, perché una volta che uno ha trovato il paio di miscele che più gli piacciono, comprerà sempre quelli, un po' come succede per le altre macchine normali. Quindi è una macchina che si rivolge a queste persone, che però principalmente credo in Italia siano veramente poche, e quindi è una macchina che sicuramente troverà tanti favori nel pubblico nel nord Europa, nell'est Europa e nel nord America. Passiamo ai contro di questa macchina. I contro francamente li avete visti, basta vedere le erogazioni, sono facili da trovare. Io credo che non avere la possibilità di inserire compatibili, di fare un caffè così particolare e schiumato sia veramente un qualcosa di distante all'espresso all'italiana. Quindi per me il contro è che è una macchina da caffè che non fa il caffè, perché non è la mia concezione di caffè questa. Fa dei caffè da degustare molto lunghi, molto particolari, ma io non la comprerei perché non soddisfa la mia esigenza di produrre un caffè. E in più l'altro difetto che trovo è che è difficile da pulire, e anche il fatto che non ci siano compatibili per me in questo momento è un difetto, perché comunque ci limita nella possibilità di scelta, ci limita nella possibilità di risparmiare, ci limita nella possibilità di sperimentare altri caffè. Detto questo, se si vuole fare un'esperienza di caffè totalmente diversa, provatelo, provate il caffè, andate nei punti Nespresso, assaggiate questo caffè. Se veramente vi piace, vi fa impazzire questa idea di avere un grande mug di un caffè schiumoso, di una bevanda da bere, sicuramente questa è l'unica macchina che fa per voi e non posso che consigliarvela. Se invece cercate una macchina da caffè espresso all'italiana, questa sicuramente non è la macchina per voi. Detto questo, se questo video vi è piaciuto, vi rimando all'articolo sul blog in cui approfondisco la recensione. Vi invito a commentare qui sotto per dirmi se la pensate come me, se siete d'accordo con questa recensione, se avete già provato questa macchina e se siete d'accordo appunto con quello che vi ho raccontato fino adesso, e quindi se passerete all'aperto o rimarrete all'Espresso Original, o per voi le altre macchine a cialdo a modo mio di cui ho parlato nelle altre recensioni fanno più al caso vostro. Dimenticavo, un'altra cosa che vi farà impazzire: le modalità speciali, la modalità pulizia, decalcificazione, le hanno fatte veramente complicatissime da attivare e ogni volta che vi serviranno non vi ricorderete come si attivano. Questo è veramente un peccato. In Espresso potevi farla molto più facile e invece è venuta troppo complicata per i miei gusti. Preferisco a quel punto una macchina tutta manuale, che riesco a fare una decalcificazione facilmente e tutto il resto in maniera molto più facile. Se questo vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Ciao e alla prossima!